Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato nella scorsa puntata alla scoperta della Tallinn sovietica, in questo nuovo episodio visiteremo uno dei musei più iconici della capitale estone e pranzeremo in una locanda medievale. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! Inizia il nostro terzo giorno qui a Tallinn. Oggi sarà il nostro ultimo giorno nella capitale estone e per cominciare visiteremo un museo molto interessante che troverete nella periferia della capitale estone della città di Tallinn. Infatti per raggiungerlo noi abbiamo utilizzato come sempre l'applicazione Bolt, che è una sorta di Uber molto economico che vi consiglio di utilizzare se venite qui a Tallinn. Bene sì Lorenzo, proprio grazie a questa applicazione abbiamo raggiunto l'Estonian Open Air Museum. Il museo, il cui ingresso è gratuito con la Tallinn Card, è una ricostruzione a grandezza naturale di un villaggio rurale del XVIII-XIX secolo. Al suo interno potrete trovare diverse costruzioni, tra cui una chiesa, una taverna, una scuola, diversi mulini, una stazione dei pompieri e diversi terreni agricoli, dove ad oggi vengono coltivati alcuni prodotti a chilometro zero. Inoltre nel museo c'è anche la possibilità di visitare gli interni di un condominio kolchoz sovietico del XX secolo. L'edificio in questione, recentemente inaugurato, comprende 4 appartamenti, unici nel loro genere, che offrono al turista un'immagine completa della vita quotidiana della gente di campagna negli anni 60, 70, 90 e 2010. Un viaggio davvero straordinario che vi consiglio di non perdere per approfondire la storia di questa meravigliosa nazione. Si è appena concluso il nostro tour dentro il museo a cielo aperto estone, è stata un'esperienza davvero incredibile. All'interno potrete vedere tantissime case d'epoca e soprattutto parlare con delle persone che lavorano sul posto e che vi racconteranno con abiti d'epoca, diciamo, la storia del paese. Inoltre vi do una piccola chicca: all'interno è presente anche una locanda dove potersi fermare a mangiare. Purtroppo però noi non ci siamo potuti fermare perché questo pomeriggio qui si terrà un festival, quindi adesso dobbiamo uscire appunto dal museo e dirigerci verso altre avventure qui a Tallinn. Se siete alla ricerca di un locale caratteristico nel centro storico di Tallinn, vi consiglio Tetragon, spero si pronunci così, dove potete immergervi nella cultura medievale della città. Il locale è molto suggestivo e si ispira alle tipiche locande che si trovavano nel Medioevo lungo le stradine dei centri storici. All'interno potrete mangiare e bere e, perché no, interagire anche con lo staff che vi racconterà aneddoti sulla città di Tallinn e non solo. Io, dopo aver assaggiato il vino da loro prodotto, ho deciso di ordinare dei buonissimi fagottini. Il primo era alle verdure ed era davvero ottimo, gli altri 2 invece erano al formaggio e al pollo. Anche questi mi sono piaciuti davvero tanto.
Infine abbiamo preso in 4 un piccolo, si fa per dire, stinco di maiale. Dopo aver visitato il museo della storia estone questa mattina e dopo aver fatto una piccola pausa pranzo in uno dei ristoranti della vecchia città di Tallinn, ora ci ritroviamo davanti al museo dei libri bannati. Ve lo consiglio perché è un museo poco conosciuto ancora di questa città, ma è davvero unico nel suo genere, e vi consiglio di entrarci perché all'interno troverete tutti o quantomeno la maggior parte dei libri che sono stati bannati o bruciati nell'arco della storia con il loro motivo. Quindi secondo me per gli amanti dei libri e della letteratura è un'ottima fermata qui a Tallinn. Se siete invece appassionati di esoterismo e di paranormale, sappiate che la città di Tallinn è circondata di misteri e leggende. Precisamente in questa piazza dove ci troviamo adesso, ovvero la Rataskaevu, spero si pronunci così, Street, si trova un palazzo davvero misterioso al civico 16 che vi consiglio di visitare perché dietro al suo, alla sua storia si narra una leggenda. In una fredda notte d'inverno della Tallinn medievale, una strana figura bussò al portone del civico 16. Ma chi era questa strana figura? Si trattava di un losco individuo che affittò una camera proprio in questo hotel che si trova alle mie spalle per organizzare una festa all'ultimo piano. No. Il proprietario gli diede la camera, e solo che dopo aver sentito dei rumori strani provenire dalla sua stanza si arrampicò alla finestra per scoprire che cosa ci fosse di strano in quei rumori. Purtroppo non riuscì a scoprire cosa stesse accadendo. Cadde improvvisamente dalla finestra. Da quel giorno si narra nei vicoli della città di Tallinn una leggenda proprio legata a quell'individuo strano che quell'hotel accolse. Infatti, secondo le testimonianze, proprio all'interno di questo hotel soggiornò il diavolo. Qui si tennero le sue nozze, e come potete ben notare, all'ultimo piano è stata raffigurata una finestra. Non è quella originale, ovviamente, è stata dipinta. Ma perché? Perché doveva essere la rappresentazione della presenza del diavolo. Infatti all'interno della finestra sono raffigurati gli artigli del diavolo, proprio per rimarcare la presenza di questo losco individuo. Non solo, in tutta Tallinn ci sono diversi palazzi che hanno lo stesso simbolo. Un'ultima esperienza che si può fare qui nella splendida città di Tallinn è prendere un traghetto che in sole 2 ore vi porterà in un altro stato, la Finlandia. Grazie a Viking Line avrete modo di visitare Helsinki, una delle capitali europee del design. Ma questo e molto altro ancora ve lo mostrerò nel prossimo video, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Io vi aspetto il lunedì prossimo per l'ultimo episodio di questa grande avventura nelle Repubbliche Baltiche. Ciao ciao!